Ancora con l'adrenalina addosso di Inter Barcellona, oggi facciamo un aggiornamento sul calciomercato dell'Inter perché i 200 milioni di euro che l'Inter si è assicurata con l'arrivo in finale di Champions League tra premi UEFA e incassi da stadio si arriverà finalmente alla chiusura di questo bilancio con un attivo che non vediamo da tanti anni e soprattutto la prospettiva di un mercato estivo finalmente più aggressivo dal punto di vista degli investimenti, soprattutto con un Inter che in particolar modo in questa prima fase del mercato vuole sfruttare questo vantaggio che si è assicurata rispetto anche alle competitors e vuole portarsi a casa dei giocatori nuovi da poter integrare proprio già nel mondiale per club per farli adattare e ambientare al mondo Inter, visto che poi la preparazione estiva sarà molto compressa e molto delicata. E dunque in quest'ottica è già stato preso Sucic dalla Dinamo Zagabria, stanno andando avanti le trattative con il Marsiglia per l'esterno Luis Enrique, nonostante un tentativo di inserimento da parte della Juventus che però sembra più una manovra di disturbo. Abbiamo raccolto poi delle indiscrezioni in esclusiva grazie al lavoro della redazione di Passione Inter su un terzo nome che si sta scaldando per il mercato dell'Inter e questo nome è quello di Coni De Winter, difensore del Genoa di cui parliamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interista in questo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando clic sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno. Oggi parliamo di mercato, partiamo dalla notizia quindi di Coni De Winter, una notizia che sul club di Passione Inter, la nostra community esclusiva www.passioneinter.club, vi abbiamo già anticipato martedì scorso in esclusiva appunto per i nostri sostenitori. De Winter, difensore del Genoa, sta scalando quindi posizioni nelle preferenze dell'Inter. Un Inter che farà un colpo in difesa, farà un investimento anche significativo in difesa. Sta valutando diversi profili, da Beukema a Lukumi, Solé stesso dell'Udinese, ma non solo. De Winter però, da quello che abbiamo raccolto noi, piace sempre di più e lo abbiamo scoperto grazie anche al lavoro del nostro Federico De Milano che era presente in tribuna stampa a San Siro per Inter Barcellona, dove guarda caso in tribuna c'era anche lo stesso De Winter, lo stesso giocatore. Quindi abbiamo riportato questa notizia martedì, poi l'abbiamo scritta anche sul nostro sito passioneinter.com e tra mercoledì e soprattutto giovedì i principali quotidiani sportivi italiani hanno confermato quella che evidentemente era una buona notizia, una notizia vera e concreta che avevamo raccolto e ricevuto. Il Genoa, da quello che ho saputo, punta ad incassare più di 20 milioni di euro da un'eventuale cessione di questo giocatore che è costato 8 milioni al Genoa, che sta cercando di scatenare una sorta di asta internazionale, visto che ci sono diverse società interessate e soprattutto cerca di aumentare la cifra, anche perché la Juventus al momento di cedere De Winter al Genoa si è mantenuta una percentuale sulla rivendita, circa il 20% sulla rivendita del giocatore, quindi se il Genoa vende De Winter per 20 milioni, 4 milioni vanno alla Juventus e al Genoa ne restano 16. Verrebbe da dire, ecco, facendo una battuta, che se l'Inter dovesse comprare De Winter dal Genoa farebbe un assist anche al mercato della Juventus, darebbe 4 milioni anche alla Juventus, però chiaramente è una battuta. A noi interessa il giocatore, interessa capire. È un buon colpo eventualmente per l'Inter, sarebbe un buon colpo per l'Inter. Facciamoci un'idea. Intanto dalla scheda Transfer Market, la sorta di carta d'identità del giocatore, un difensore belga nato il 12 giugno del 2002, quindi 22 anni, ne compirà 23 il prossimo giugno, 1,91 m secondo Transfer Market, a me sembrava anche leggermente più alto, comunque ha una buona stazza fisica a livello di altezza ed è dotato anche di un buon atletismo sicuramente. 18 milioni di euro la valutazione di Transfer Market, una valutazione che va sempre presa un po' con le pinze, e ha già due presenze con la nazionale belga, con una curiosità, due presenze, una a marzo 2024 il debutto e poi dopo è tornato in nazionale a marzo 2025, un anno dopo praticamente. Di mezzo ci sono stati anche degli infortuni che lo hanno limitato in questa stagione, dove comunque è riuscito a mettere insieme 23 presenze in campionato con 3 gol, sfruttando soprattutto le sue grandi doti aeree di cui tra pochissimo parleremo. Quindi
è stato un pochino limitato dagli infortuni, ma io mi sono informato, intanto l'ho seguito perché il Genoa l'ho seguito con molta curiosità quest'anno con Vieira, che mi ha particolarmente colpito come allenatore, ma nonostante gli infortuni De Winter sta dimostrando stagione dopo stagione una crescita importante, dimostrando di avere soprattutto una testa molto settata, ecco, per fare il calciatore, per fare il difensore anche ad un livello più alto del Genoa, che secondo me De Winter meriterebbe anche di raggiungere, tra poco ne parliamo. Come ruolo è un difensore che, vi faccio vedere dalla heatmap, può giocare sia da terzo a destra che da centrale in una difesa 3. Secondo me può fare entrambi i ruoli. Al momento partirebbe più come terzo a destra, anche perché è abituato anche a portarsi avanti con il pallone come sta facendo al Genoa. Dalla heatmap notate poi che ha anche una certa presenza nell'area di rigore avversaria, dove fa valere soprattutto i suoi centimetri e le sue abilità aeree. Tant'è che vi porto anche alcuni dati per completare ulteriormente questo identikit. Nel confronto con i difensori dei top 5 campionati europei, De Winter è tra i migliori 8, nell'8% migliore per duelli aerei vinti, è nel migliore 5% per gol, cioè un difensore che sta segnando da un anno a questa parte meglio del 95% diciamo dei suoi rivali nel ruolo. Ha anche una buona percentuale di dribbling, nel 17% migliore, ed è nel 13% migliore dei difensori che toccano più palloni nell'area di rigore avversaria. Ripeto, chiaramente soprattutto dal punto di vista dei duelli aerei, visto che le percentuali dice che ne vince il 70%, 3,2 duelli aerei vinti a partita. Sono medie veramente molto importanti per questo difensore, che ha dei buoni dati anche nei duelli vinti e nei duelli vinti nella metà campo avversaria. 74,1% di duelli vinti, ragazzi, è una percentuale molto importante per un difensore che non gioca in una squadra, ecco, comunque sì organizzata, sì una buona squadra, ma non nelle top dei campionati, quindi sta facendo la differenza anche da un punto di vista difensivo. Crea delle occasioni da gol, soprattutto, ripeto, dai calci piazzati, ha una buona precisione anche nei passaggi lunghi e ha una pericolosità offensiva decisamente importante per un giocatore che è abituato anche a prendersi delle responsabilità, a condurre il pallone e gioca con personalità, come detto. Ha avuto delle distrazioni di tanto in tanto, ogni tanto ha piazzato qui e là qualche errore di disattenzione, ma da questi errori sembra un giocatore in grado di poter crescere, e unendo un po' tutta questa serie di caratteristiche, giustamente in diretta un nostro ascoltatore mi ha detto potrebbe fare all'Inter quello che sta facendo Bissek, quindi potrebbe essere eventualmente un sostituto di Bissek. Ecco, non voglio spingermi troppo oltre, però di sicuro De Winter potrebbe fare un percorso all'Inter simile a quello di Bissek, perché oggi non lo vedo pronto a fare il titolare all'Inter, assolutamente. Lo vedo però come un giocatore interessante che potresti aggiungere al tuo pacchetto di difensori, dove i Pavard, gli Acerbi, De Vrij, se verranno confermati come sembra, De Vrij è stato praticamente annunciato, Acerbi immagino che possa essere confermato soprattutto dopo questo finale, Bastoni chiaramente non si tocca. Ecco, alle spalle di questo pacchetto di difensori aggiungi un De Winter che parte, lo integri piano piano e poi ti può diventare un titolare aggiunto, come di fatto è diventato lo stesso Bissek. De Winter partirebbe, come detto, secondo me da terzo a destra, e poi eventualmente potrebbe essere lavorato anche al centro. Certo che avendo già Bissek, potrebbe essere questa anche una manovra con cui l'Inter si prepara il terreno nel caso in cui dovessero arrivare offerte molto elevate per Bissek, superiore ai 35-40 milioni di euro, potrebbe prevedere una cessione di Bissek per puntare su un nuovo Bissek che potrebbe aver individuato in De Winter. Sarebbe un peccato privarsi di Bissek, però se tu continui a dare fiducia a Pavard lì davanti, rifiutare 35, 40 o forse più, chi lo sa, milioni di euro per un giocatore alternativo al titolare non è cosa semplice, anche per un Inter che si riporta con il bilancio in attivo, anche per un Inter che si riporta in una situazione di mercato più favorevole. Fatemi sapere un po' la vostra su De Winter e che cosa ne pensate eventualmente. Non è detto che arriverà, ma come detto l'Inter ci sta lavorando, così come nel frattempo, visto che stiamo parlando di mercato, il collega Giorgio Musso mi invitava anche a tenere d'occhio il profilo di Leoni del Parma, che è un giocatore che l'Inter seguiva già in Serie B, poi l'ha preso il Parma, sta facendo molto bene, si sta confermando all'altezza anche della Serie A. L'entourage del giocatore è un entourage che, diciamo, gli agenti sono molto vicini anche all'Inter, classe 2006, quasi 2 metri di altezza, profilo molto molto interessante. Di sicuro però, andando verso la conclusione,
conclusione, la grande novità dal mio punto di vista di questo mercato comunque è che l'Inter, come vedete, come capite, sta andando su diversi giocatori prima ancora di pensare alle cessioni, e questo è un grande segno di discontinuità rispetto ai mercati di qualche anno fa e degli ultimi anni in modo particolare. Questo, come dicevo, anche perché l'Inter vorrebbe portare diversi nuovi colpi al Mondiale per Club di metà giugno per integrarli. E a parte Sucic, ecco, che per me è un buonissimo colpo e forse sottovalutato, Luis Enrique e De Winter dovessero essere loro i prossimi due colpi dell'Inter. Sulla carta non sono quei colpi diciamo in stile Barella del 2019 che io sogno possa fare di nuovo l'Inter, cioè andare a prendere giocatori in rampa di lancio sì, ma di livello veramente top, veramente importante, che ti possono dare un impatto anche immediato. Anche se, ecco, sento tanto parlare di non dobbiamo avere troppa riconoscenza per questa squadra, bisogna cambiare tanto in questo mercato, bisogna ringiovanire. Vero, però, allora, vediamo intanto come andrà la finale di Champions, perché molto dipenderà dalla finale, ma questa per me non è una squadra da rifondare comunque, è una squadra da rinfrescare e da rinforzare, assolutamente sì, consapevoli chiaramente che ci siamo messi in una situazione di forza in cui, grazie anche ai conti in miglioramento, si può davvero aprire un ciclo importante e si può davvero far sì che questa Inter si stabilizzi ai quarti di finale di Champions League come obiettivo, tra le prime 8 d'Europa, cosa che l'Inter può veramente fare se puntella al modo giusto questa squadra. In tanti dicono non facciamo l'errore del post triplete, bisogna ripartire, rifondare eccetera eccetera. Ecco, io continuo a pensare anche che gli errori del post triplete in realtà siano stati principalmente legati all'allenatore scelto e al non aver avuto un progetto tecnico in linea con l'allenatore scelto, e lì si è creato il cortocircuito di una squadra che anzi poi con Leonardo stava tornando a vincere, quindi quell'Inter avrebbe potuto di nuovo vincere facendo un paio di scelte azzeccate, non rifondando tutto come in tanti dicono che bisognava fare, come in tanti dicono che bisognerebbe fare anche adesso. Però vediamo, queste sono alcune considerazioni sul mercato. Tra l'altro avrei anche un'altra provocazione, ma me la tengo per un altro contenuto che vi porterò nelle prossime ore, allora vi invito quindi a cliccare sul tasto iscriviti così non ve lo perdete, e vi invito poi ad entrare a far parte del club dove queste discussioni di mercato la prossima settimana saranno approfondite anche con un appuntamento esclusivo di studio sul mercato che faremo con la nostra community, quindi vi aspetto su passioninter.club se vi va di partecipare insieme a tutti noi. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.